e sono qui per condividere con voi alcune delle mie idee, per stimolarne di nuove dentro di voi e per far nascere pensieri inediti, per aprire nuove prospettive. Affermiamo insieme di essere aperti per ricevere nuove idee e un nuovo modo di guardare la vita. Ho sempre pensato che sarebbe magnifico se questo argomento potesse essere insegnato nelle scuole elementari. Pensate che meraviglia se da bambini vi avessero insegnato come pensare e come usare la vostra mente, come provare autostima e apprezzare voi stessi, come instaurare relazioni meravigliose con gli altri, come essere un buon genitore, come gestire le proprie finanze. Pensate che meraviglia avere adesso generazioni di adulti consapevoli di tutte queste cose e capaci di manifestarle nella realtà. Qualcuno vi ha mai insegnato queste grandi verità quando eravate bambini? Temo di no. Allora condividiamo adesso alcune di queste idee, perché non è mai troppo tardi per imparare. È sempre il momento giusto. Vedete, io credo che la vita sia davvero molto semplice. Riceviamo quello che doniamo e ciò in cui crediamo diventa realtà. I nostri pensieri creano le nostre esperienze. Esiste una legge del pensiero, così come in tutte le cose, così come nella natura. Esiste un'energia universale, una mente inferiore, una mente inconscia o comunque la vogliate chiamare, che per me corrisponde alla forza che sta dentro di noi e attorno a noi e che trasforma i pensieri in esperienze reali. Credo infatti che noi siamo responsabili al 100% di ogni elemento nella nostra vita. Ogni pensiero che pensiamo, ogni parola che pronunciamo, crea le nostre esperienze, il nostro futuro. Ogni volta che pronunci una parola o che pensi qualcosa, l'energia o intelligenza universale è in ascolto e risponde a ciò che stai pensando, credendo o dicendo, senza giudicarti o criticarti, ma accettandoti completamente per quello che sei. Tutto quello in cui crediamo diventa reale. Vedete, quando siamo piccoli impariamo come pensare di noi stessi e che cosa pensare di noi stessi, che cosa credere della vita degli adulti che ci circondano. E quando cresciamo abbiamo la tendenza a ricreare nella nostra vita emotiva la stessa vita emotiva che avevamo a casa. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, bello o brutto, voglio solo dire che questo rappresenta ciò che per noi è la casa. Inoltre abbiamo la tendenza a trattare noi stessi allo stesso modo in cui i genitori ci trattavano. Ci rimproveriamo e puniamo allo stesso modo. Potete quasi risentire quelle parole se ascoltate. Ci amiamo e ci apprezziamo allo stesso modo se da bambini siamo stati amati e apprezzati. Tendiamo anche a creare relazioni interpersonali che rispecchiano il rapporto che avevamo con nostra madre, con nostro padre o che i genitori avevano tra di loro. Pensate a tutte le volte che avete avuto una relazione nella vostra vita e che ricordava quella dei vostri genitori, quella con il vostro capo, con il partner, con il marito o la moglie. Non significa assolutamente che dobbiate biasimare i vostri genitori per questo, perché siamo tutti vittime di altre vittime e nessuno può insegnare qualcosa che per primo non conosce. Inoltre, sapete, credo che noi scegliamo i nostri genitori, che decidiamo di incarnarci su questo pianeta in un particolare momento spazio-temporale e veniamo al mondo come se entrassimo in una classe. Abbiamo lezioni da imparare. Voi avete la vostra e io ho la mia. E così quando veniamo al mondo decidiamo il nostro sesso, il colore della pelle, il paese e ci guardiamo attorno per creare i genitori perfetti che rispecchiano le lezioni e gli schemi per i quali abbiamo deciso di venire al mondo e su cui vogliamo lavorare. Scegliamo lo specchio perfetto che sia utile alla nostra opera. La maggior parte di noi, quando cresce, ha la tendenza di puntare il dito contro i genitori dicendo «Voi mi avete fatto questo, è tutta colpa vostra». Ma vedete, dal momento che noi siamo responsabili al 100% della nostra vita, non c'è proprio nessuno da incolpare perché stiamo cercando tutti di fare del nostro meglio. Sapete, il punto di forza si trova sempre nel momento presente e dovremmo sapere che nessuna persona, nessun luogo, niente ha potere sopra di noi.
Creiamo tutte le situazioni in cui ci veniamo a trovare attraverso gli schemi del pensiero e dell'emozione e di solito sprechiamo il nostro potere incolpando gli altri. Non è così anche per voi?